Buonasera a tutti, nuovo appuntamento con Food Wars, quarto episodio. Questa sera ci troviamo davanti all'izakaya Isomaro Suisan, catena di izakaya anche questa. È una catena che prepara principalmente pesce. La caratteristica è che al tavolo c'è un fornellino, una griglia e tutti grigli il pesce praticamente da solo. Altra particolarità è che il ristorante, anzi tutti i ristoranti di questa catena, sono aperti 24 ore su 24, quindi se tu ti vuoi mangiare un sashimi alle 3:30 di notte non c'è problema. Il locale, come vedete, è molto animato, molto bello, colorato, proprio come piace a me, tutto in legno, molto un po' spartano anche, come vedete il soffitto non è molto bello da vedere perché ci sono respiratori, condizionatore aperto, i tubi che passano dall'alluminio, però fa parte dell'ambiente che a me piace molto. È in una posizione molto favorevole perché praticamente il centro a caso, l'isola di Akata, ed è sempre o quasi pieno, quindi c'è sempre parecchia gente. Il menù, che può essere anche in inglese, fortunatamente prevede un sacco di cose, come spesso succede agli izakaya. Avete la parte all'iniziale di bevande, il sake, la birra e tutte le bibite di differenti generi, e poi cominciamo con i piatti. Il ristorante è specializzato in pesce, quindi abbiamo i soliti sashimi, donburi, eccetera. Abbiamo vari pesci fritti o grigliati, delle cocotte, dei pesci stufati, calamari, vongole, okonomiyaki, cioè questa è la parte delle verdure. E poi abbiamo la parte per cui è conosciuto, vedete che sono ancora dei sashimi, ovvero la grigliata. Portano pesce crudo e tutte lo grigli. Il piatto più buono per cui bisogna venire assolutamente qua, che è la specialità, è questo, il kanimiso. Non venite qua senza prendere almeno una porzione di questo granchio, anzi il cervello del granchio col sake cotto sulla griglia, che è una cosa superlativa. Il pesce servito nel locale è assolutamente fresco e, come vedete, tengono tutte le vari tipi di coquillage, di conchiglie, negli acquari ossigenati in modo che le tengano in vita. Quindi abbiamo dei scappesante, le noci di mare e anche alcuni pesci che nuotano liberi nell'acquario e che vengono tirati fuori a seconda della comanda. Il graffito del Monte Fuji in grande sulla parete principale. Ecco, per iniziare la nostra scelta si è chiaramente subito riversata sui kanimiso. Abbiamo presi 3, non sono grandissime porzioni, diciamo che 3 per 2 persone vanno più che bene, se si vuole prendiamo altre. Allora, cosa si fa col kanimiso? Semplicemente, come avete visto, abbiamo una griglietta, la nostra griglietta a gas sul tavolo, già preparata, già accesa, e andiamo a grigliare il nostro primo granchietto. Quando è pronto, quando cominciamo lì, noi la mangeremo col riso, con l'appetizer offerto gentilmente dal ristorante, che c'è una specie di piccola insalata d'alghe, e con gli edamame, buono. E intanto non perde tempo e si mette a cuocere anche la cappasanta. E per finire, visto che abbiamo ancora un po' di spazio, questo coquillage, questa conchiglia strana che in Italia non esiste, almeno io non l'ho mai vista, che si chiama in inglese turban shell. Ha un nome anche in giapponese che però non conosco, è piuttosto grossa, ci vorranno più o meno 10 minuti, anche forse un quarto d'ora per cucinarla. Eccoli qua i nostri kanimiso che stanno grigliando allegramente, vedete che comincia a essere marroncino ai bordi. Quando lo è da tutte le parti è pronto. Il cappasanta si è già aperta, lasciamo ancora un pochino, e i pemancelli invece ancora un attimo indietro come al solito, ma noi abbiamo pazienza perché siamo in vacanza. Tutto sarà condito dopo essere stato tagliato a pezzi con la forbice e le pinza, perché sennò i bocconi sono troppo grossi, con i vari condimenti. Abbiamo condimenti dimenticati, chiaramente condimenti occidentali, quindi non so, maionese, ketchup, tabasco, sriracha, eccetera eccetera. Abbiamo l'infinito garashi, quindi un mix di spezie che contiene peperoncino, garashi, salsa di soia di 2 tipi diversi, sale
e volendo anche succo di limone. E questa è una prima anche per me. Questo tipo di alga non l'ho mai assaggiato e non ho perso l'occasione chiaramente per poterlo ordinare. È conosciuta come uva di mare o caviale verde se non sbaglio, ed è un'alga fatta come dell'uva praticamente, quindi immagino che il sapore sia leggermente salato e sappia di mare. Ve lo dirò più tardi, vediamo se è buona. E chiaramente insieme c'è anche un bel pesciolino grigliato. Che avessimo finito di ordinare, beh, non ci conoscete bene. Allora, qui abbiamo degli specie di gukkan maki, un nuovo metodo di preparare dei maki. Sono aperti, riso, alga nori, uova di salmone, ikura, tonno macinato, riccio di mare e una punta di wasabi. Ah, una delizia! Gamberi grigliati. Eccoci qui, finita anche questa cena. Felicità è una serata a Isomaro Suisan. Francamente questo ristorante è sicuramente uno dei miei preferiti qua in Giappone perché è il top. Tutto quello che abbiamo mangiato era veramente molto buono. Numero uno, sempre il kanimiso, che è veramente delizioso, ma anche il resto, cavolo, effettivamente il boccone di sushi là con riccio di mare, l'uovo di salmone. Anche, cioè, è facile che sia buona una cosa del genere, del resto mi direte voi, ma era veramente di una freschezza buona. E anche le alghe, le famose alghe che non ho mai assaggiato, erano effettivamente buone. Non hanno tanto gusto da sole, però intinte nella salsa a base di salsa di soia e shiso che ti fornivano insieme, praticamente era una delizia, veramente ottimo. Vi consiglio questo ristorante perché è veramente il top. Ce ne sono in tutte le grandi città del Giappone, le troverete a Tokyo per esempio, ce n'è uno a Akihabara, ce n'è uno a Shinjuku, a Osaka ce ne sono 3 solamente ad Otombori, ce n'è uno in Shinsekai, ce ne sono a Nagoya e ce ne sono 2 qui a Fukuoka. Sinceramente forse questo, anche se hanno tutti lo stesso menù, questo forse è quello in cui abbiamo mangiato meglio, è veramente ottimo. E vi ripeto, come è scritto, come vedete qua, al contrario, è aperto 24 ore su 24, quindi non preoccupatevi. Una sola cosa, è un izakaya, quindi come spesso succede negli izakaya si può fumare dentro. Isomaro Suisan non fa eccezione e quindi, visto che i tavoli sono molto vicini tra di loro, avete visto che le persone sono molto tranquille, molto rilassate, vi potete trovare con un fumatore attaccato, quindi sappiatelo, potrebbe disturbare qualcuno. In ogni caso il ristorante è ottimo. Quello che abbiamo mangiato, vi ho fatto vedere tutto quello che abbiamo mangiato, era abbastanza ed era di ottima qualità per 35 euro a testa, quindi direi che ne vale la pena. Ciao a tutti, al prossimo ristorante che sarà domani. Adesso torniamo a casa perché domani mattina si va in spiaggia, si va a Karasu.